Dicono che non si conosca davvero una persona finché non c'è di mezzo il denaro. L'ho imparato guardando mia moglie salire sulle spalle del suo capo a una festa in piscina aziendale e urlare "uomini veri" mentre 50 persone la osservavano. Quello che non sapevano era che stavo registrando tutto. Quello che ho scoperto dopo che $7.000 erano spariti da un appartamento alle Bahamas e dopo aver visto il video di nostra figlia di un bacio nel parcheggio avvenuto una settimana prima. Mia moglie pensava di costruirsi una carriera. Io stavo costruendo un caso. Mi chiamo Trevor Hammond. Ho 43 anni e sono stato sposato per 18 anni con una donna che ha smesso di vedermi come un partner più o meno al 12° anno. Sono un contabile forense, il tipo che le aziende chiamano quando i numeri non tornano e qualcuno deve scoprire il perché. Analizzo schemi, scovo incongruenze e documento prove. È un lavoro metodico, noioso per la maggior parte delle persone, ma mi ha insegnato qualcosa di prezioso. La verità lascia sempre una traccia. Devi solo sapere dove cercare. Prima di continuare con questa storia, se ti sta piacendo il contenuto, prenditi un momento per mettere mi piace a questo video. Condividilo con qualcuno che potrebbe trovarlo interessante. Lascia un commento qui sotto con quello che pensi succederà dopo. E non dimenticare di iscriverti al canale per altre storie di vita reale come questa. Il tuo supporto significa tutto. Ora, torniamo alla storia di Trevor. La festa in piscina doveva essere una celebrazione. La società di Diane, Westfield Logistics, aveva appena chiuso il suo più grande contratto in 5 anni, un accordo da $40 milioni con una catena nazionale di vendita al dettaglio. Craig Ward, il direttore regionale delle operazioni e capo diretto di Diane, aveva deciso di organizzare la Victory Party a casa sua, in periferia, una villa in stile ranch con una piscina che probabilmente costava più della mia macchina. Diane parlava di questa festa da settimane. Si era comprata un costume nuovo, un 2 pezzi rosso che non la vedevo indossare da anni. Aveva passato un'ora tra capelli e trucco quella mattina di sabato, sembrava eccessivo per un barbecue aziendale, ma non dissi nulla. Da mesi vivevamo in una strana esistenza parallela, condividevamo casa e letto, ma vite emotive completamente separate. Tirai fuori il telefono e cominciai a registrare. Le mani erano ferme. Anni di documentazione di irregolarità finanziarie mi avevano insegnato a mantenere la calma quando trovavo qualcosa che non andava. E questo non andava di sicuro. Dan tossì accanto a me. Trevor, amico, non farlo. Dan, no, dissi piano. Non farlo. Registrai per 90 secondi. Guarda Diane che getta indietro la testa e ride mentre Craig le stringe le cosce. Guarda come si guardano quando lui finalmente la fa scendere. Guarda come nuotano insieme verso il bordo della piscina. I loro corpi troppo vicini. La loro conversazione troppo intima per essere solo colleghi. Poi spensi il telefono, mi scusai con Dan e entrai in casa di Craig. La cucina era vuota. Trovai il bagno lungo il corridoio, mi chiusi dentro e trasferii il video nel mio cloud. Poi aprii l'app della banca e controllai il nostro conto congiunto. Il bonifico era stato effettuato quella mattina. $7.500 su un conto che non conoscevo. Il terzo trasferimento inspiegabile in 2 mesi. Avevo notato il primo 6 settimane prima. $3.200 spostati su un conto esterno con un numero di routing che non riconoscevo. Quando chiesi a Diane, disse che era una spesa di lavoro che aveva dovuto coprire personalmente e che le sarebbe stata rimborsata. I soldi tornarono una settimana dopo, così lasciai correre. Il secondo trasferimento avvenne 3 settimane fa. $5.000. Stesso conto sconosciuto. Stavolta, quando chiesi, Diane si mise sulla difensiva. Disse che non era affar mio, che aveva i suoi soldi e poteva farne quello che voleva. Facemmo una litigata furiosa che finì con lei che dormiva nella stanza degli ospiti per 2 notti. Ora c'era un terzo trasferimento. $7.500 e mia moglie era seduta sulle spalle del suo capo a una festa in piscina. Feci quello che so fare meglio. Iniziai a indagare quella stessa notte. Quando tornammo a casa,
Diane era di ottimo umore. Canticchiava sotto la doccia, cantava mentre si preparava per andare a letto, e per la prima volta in 3 mesi provò a fare sesso. Finsi di essere troppo stanco, e non era del tutto una finzione. Ero esausto, ma non per fatica fisica. Ero esausto per aver tenuto insieme me stesso mentre il mio matrimonio si disfaceva davanti a 50 testimoni. Quando finalmente si addormentò, scesi nel mio studio e cominciai a scavare. Il conto che riceveva i trasferimenti era intestato a una società chiamata Bayshore Holdings LLC. Una rapida ricerca rivelò che era stata costituita in Delaware 6 mesi prima. L'agente registrato era una società di servizi legali specializzata in privacy. Un vicolo cieco. Ma la contabilità forense non è trovare risposte facili. È seguire gli schemi. Aprì gli estratti conto delle carte di credito di Diane degli ultimi 6 mesi. Aveva le sue carte, ma avevamo ancora una carta congiunta per le spese comuni. Trovai 3 addebiti a un resort a Nassau, Bahamas, uno a marzo, uno ad aprile e uno previsto per il mese prossimo. Ogni addebito era per un soggiorno di 2 notti. Ogni addebito era esattamente di $2.400. Diane non aveva detto nulla di un viaggio alle Bahamas. Di certo non ci eravamo andati insieme. Controllai il suo calendario di lavoro, che teneva sincronizzato con il nostro calendario familiare condiviso. L'addebito di marzo corrispondeva a un weekend in cui diceva di essere a una conferenza di logistica a Miami. Quello di aprile coincideva con un altro weekend di conferenza, questa volta a Atlanta. Controllai i siti web di entrambe le conferenze. Nessuna delle due esisteva. Il petto mi si strinse. Volevo sbagliarmi. Dio, quanto volevo sbagliarmi. Ma i numeri non mentono, e io conoscevo i numeri meglio di quanto conoscessi mia moglie. Passai le 3 ore successive a costruire una linea temporale. Ogni spesa insolita, ogni assenza inspiegabile, ogni volta che Diane era stata difensiva o evasiva, il quadro era chiaro. Ovviamente chiaro, una volta che sapevi cosa cercare. Alle 4 del mattino andai finalmente a letto. Diane era distesa sul suo lato del materasso, un braccio gettato sopra il posto dove avrei dovuto dormire io. Sembrava serena, soddisfatta, come una donna che ha tutto quello che vuole. Mi stesi sul mio lato e fissai il soffitto fino all'alba. La mattina dopo era domenica. Diane dormì fino alle 10, poi passò un'ora in bagno a prepararsi per il brunch con sua madre. Feci il caffè e finsi di leggere le notizie sul tablet, mentre in realtà la guardavo muoversi in cucina. Canticchiava di nuovo, la stessa melodia di ieri sera. Non la riconoscevo. Ti sei divertita ieri? Chiesi, mantenendo la voce casuale. Oh mio Dio, sì, rispose, versandosi il caffè. Hai visto quanta gente è venuta? Craig sa davvero come organizzare una festa. Craig, ripetei. È il tuo capo, giusto? Il direttore regionale. Sì, è fantastico, Trevor. Davvero bravo in quello che fa. L'azienda non avrebbe chiuso quel contratto senza di lui. Sembra che vi troviate bene. Diane mi lanciò uno sguardo. Cosa dovrebbe significare? Niente. Solo un'osservazione. Lavoriamo a stretto contatto. È importante avere un buon rapporto con il proprio supervisore. Prese il caffè e si diresse verso le scale. Incontro mia madre alle 11. Non aspettarmi per pranzo. Dopo che se ne fu andata, chiamai Sofia. Rispose al terzo squillo, con voce assonnata. Papà, sono appena le 12. Devo chiederti una cosa. Sei stata alla festa ieri? Non ti ho vista. Sono passata per un'ora, ma c'erano solo colleghi di mamma e mi sentivo a disagio. Perché? Hai visto tua madre e Craig Ward in piscina? Ci fu una lunga pausa. Papà, non voglio. Sofia, per favore. Sospirò. Sì, ho visto. È stato disgustoso. Sono andata via subito dopo perché non volevo vedere mamma comportarsi così. Come così? Come se non fosse sposata.
Come se lei e Craig fossero, non so, più che colleghi. Un'altra pausa. Papà, c'è un'altra cosa. La settimana scorsa, quando ho preso la macchina di mamma per andare da Emily, ho visto qualcosa. Il cuore mi batteva forte. Cosa hai visto? Mamma ha incontrato Craig nel parcheggio di quel ristorante in centro. Sai, il Riverside. L'ho notato solo perché stavo passando in macchina e ho visto l'auto di mia madre. All'inizio stavano solo seduti nella sua macchina a parlare, ma poi lei si è interrotta. E poi? Poi si sono baciati. Davvero baciati. Ho fatto un video perché non sapevo cos'altro fare. Sto cercando di capire se devo dirtelo. Ho chiuso gli occhi. Puoi mandarmi quel video? Papà, sei sicuro di volerlo? Per favore, Sofia, ho bisogno di vederlo. Il video è arrivato 2 minuti dopo. 67 secondi di mia moglie e del suo capo che si baciano in un parcheggio alle 7:30 di un martedì sera. Il timestamp era di 6 giorni prima, il giorno prima che Diane mi dicesse che avrebbe lavorato fino a tardi sui rapporti trimestrali. L'ho guardato 3 volte, poi l'ho salvato nella stessa cartella sicura dove avevo messo il video in piscina di ieri. Prove. Stavo costruendo prove, anche se non ero ancora del tutto sicuro per cosa. Lunedì mattina ho chiamato malato al lavoro per la prima volta in 3 anni. Poi ho chiamato Jason Blackwell, un investigatore privato con cui avevo lavorato su un caso di frode 2 anni prima. Un tipo in gamba, ex poliziotto, sapeva essere discreto. Trevor Hammond, ha detto Jason quando ha risposto. Non mi aspettavo di sentirti. Che succede? Ho bisogno di sorveglianza su qualcuno. Mia moglie. Ah, cazzo, mi dispiace, amico. Puoi farlo? Sì, posso. Cosa dobbiamo cercare? Devo sapere dove va, chi incontra, cosa fa quando dice che lavora fino a tardi. Voglio documentazione, foto, video, timestamp, tracciamento GPS, tutto. Ti costerà circa 1.500 a settimana. I soldi non sono un problema. Quando puoi iniziare? Dammi i suoi dati e qualcuno la segue da questo pomeriggio. Ho passato l'ora successiva a fornire a Jason tutto il necessario, orari di Diane, informazioni sulla macchina, foto, conoscenti noti. Quando abbiamo finito, ha detto qualcosa che mi è rimasto impresso. Trevor, ho fatto molti di questi casi. La maggior parte degli uomini mi chiama sperando che io li smentisca. Ma tu suoni diverso. Sembri già sapere cosa troverò. Lavoro con i numeri, Jason. I numeri non mentono. Mostrano solo schemi. E lo schema qui è abbastanza chiaro. Preparati comunque. Vedere davvero le cose è diverso dal sospettarle. Aveva ragione. Nelle 2 settimane successive, i rapporti di Jason arrivavano puntuali. Foto con timestamp di Diane che incontra Craig in vari hotel. Video di loro che fanno il check-in a un Hampton il mercoledì pomeriggio, poi escono separatamente 3 ore dopo. Il tracciamento GPS mostrava che il suo telefono era a casa di Craig per 4 ore sabato scorso, mentre lei mi diceva di essere a un workshop di team building. Ma la prova più compromettente venne dall'indagine finanziaria di Jason. Craig Ward possedeva un appartamento a Nassau tramite una LLC, la stessa LLC che riceveva trasferimenti dal nostro conto congiunto. Il nome di Diane non compariva nei documenti della proprietà, ma la sua carta di credito era stata usata per pagare mobili, pulizie e generi alimentari all'indirizzo di Nassau. Avevano comprato insieme un appartamento per le vacanze mentre erano sposati con altre persone. Sono rimasto seduto nel mio ufficio a fissare il rapporto, sentendo qualcosa di freddo e definitivo posarsi nel petto. Non era una scappatella. Non era una crisi di mezza età che sarebbe finita in pochi mesi. Era premeditato, calcolato. Stavano progettando una vita insieme. Fu allora che decisi, se Diane voleva costruire qualcosa con Craig, poteva farlo sulle rovine delle loro carriere. Ho passato la settimana successiva a costruire il mio caso.
Non un caso legale, non ancora, ma professionale. Westfield Logistics aveva una rigida politica etica sulle relazioni tra supervisori e subordinati. Era scritto chiaramente nel manuale del dipendente. Le relazioni romantiche o sessuali tra dipendenti in un rapporto diretto di supervisione sono severamente vietate per evitare favoritismi, conflitti di interesse e potenziali accuse di molestie. Diane rispondeva direttamente a Craig. La loro relazione violava la politica aziendale. Era il primo punto a sfavore. Il secondo era l'irregolarità finanziaria. Ho preso le ultime valutazioni delle prestazioni di Diane e la sua storia retributiva. Negli ultimi 18 mesi aveva ricevuto 2 promozioni e un aumento salariale del 34%, ben oltre la media aziendale dell'8-12%. Aveva anche ottenuto 3 bonus discrezionali per un totale di $45.000, bonus non legati a specifici obiettivi di performance e approvati personalmente da Craig. Era un trattamento preferenziale da manuale e, in un'azienda quotata in borsa come Westfield, li esponeva a gravi responsabilità. Il terzo punto era la proprietà a Nassau, acquistata con fondi passati attraverso il nostro conto congiunto, che creava un intreccio finanziario capace di far impazzire qualsiasi reparto risorse umane. Suggeriva potenziali appropriazioni indebite, riciclaggio di denaro o, nel minimo, pessima gestione. Ho compilato tutto in un dossier di 47 pagine. Foto, documenti finanziari, valutazioni delle prestazioni, cronologia della loro relazione, documentazione delle violazioni di policy e un riassunto dettagliato delle potenziali esposizioni legali per l'azienda. Poi ho fatto 3 copie, una per le risorse umane di Westfield, una per il loro consulente legale e una per il responsabile della conformità. Non ho detto nulla a Diane. Non ho affrontato Craig. Ho raccolto le prove, le ho organizzate come in un caso di frode e mi sono preparato a presentare i risultati a chi aveva il potere di agire. Venerdì mattina ho fissato un incontro con Patricia Brennan, vicepresidente senior delle risorse umane di Westfield. L'avevo incontrata una volta a una festa aziendale 3 anni prima. Donna sveglia, ex avvocato del lavoro, nota per prendere sul serio i casi di cattiva condotta. Signor Hammond, ha detto quando sono entrato nel suo ufficio alle 9. La sua email diceva che era urgente e confidenziale. Come posso aiutarla? Le ho fatto scivolare il dossier sulla scrivania. Devo farle vedere questo. Documenta una grave violazione etica che coinvolge il direttore regionale delle operazioni e mia moglie, che è una sua diretta subordinata. L'espressione di Patricia è passata da interesse cortese a allarme. Mentre apriva la cartella e iniziava a leggere, l'ho osservata sfogliare le pagine, prima il video della festa in piscina, poi il bacio nel parcheggio, poi le foto di sorveglianza negli hotel, infine i documenti finanziari. Cazzo, ha mormorato dopo circa 5 minuti. Ha alzato lo sguardo verso di me. Signor Hammond, questo è estremamente serio. Posso chiederle come ha ottenuto alcune di queste informazioni? Tutto è stato acquisito legalmente. Ho assunto un investigatore privato autorizzato per la sorveglianza. I documenti finanziari provengono dai nostri conti congiunti, a cui ho pieno diritto di accesso. Le valutazioni delle prestazioni e i dati sulla retribuzione sono arrivati da una fonte interna alla vostra azienda preoccupata per favoritismi. Quell'ultima parte era una bugia. Avevo ottenuto quei documenti tramite un contatto nel reparto paghe che mi doveva un favore da un precedente lavoro di consulenza, ma non avrei mai ammesso nulla che potesse compromettere il caso. Patricia ha chiuso la cartella e ha incrociato le mani sulla scrivania. Signor Hammond, sarò molto diretto con lei. Quello che ha documentato rappresenta molteplici violazioni della politica aziendale. Se le sue accuse sono vere, e queste prove lo suggeriscono fortemente, sia il signor Ward che sua moglie potrebbero essere licenziati. È pronto a questo esito. Sono pronto ad affrontare qualunque conseguenza meritino le loro azioni. E lei è disposto a far sapere al datore di lavoro di sua moglie della sua relazione extraconiugale? Signora Brennan, io non ho causato questa situazione. La sto solo documentando. Se Diane voleva che la sua privacy fosse rispettata, non avrebbe
dovuto violare le politiche etiche della sua azienda. Ha fatto le sue scelte. Ora deve conviverci. Patricia ha annuito lentamente. Dovrò portare tutto al nostro team legale e al responsabile della conformità. Avvieremo subito un'indagine interna. Voglio essere chiara, prendiamo queste questioni molto sul serio. E se le sue accuse saranno confermate, ci saranno conseguenze. Ma deve capire che l'indagine sarà approfondita e potrebbe durare diverse settimane. Capisco. Chiedo solo che Diane non venga informata del mio coinvolgimento fino al termine dell'indagine. Non sa che ho queste informazioni. Terremo la sua identità confidenziale come fonte iniziale, ma alla fine sua moglie probabilmente capirà da dove provengono. Va bene. A quel punto non avrà più importanza. Sono uscito dall'ufficio di Patricia sentendomi più leggero di quanto non fossi stato da mesi. La macchina era in moto. Dovevo solo aspettare. Diane non aveva idea di cosa stesse per accadere. Quel fine settimana era stata allegra, loquace, quasi affettuosa in un modo che non mostrava da anni. Sabato sera ha proposto di guardare un film insieme, cosa che non facevamo da mesi. Ci siamo seduti ai due estremi del divano mentre sullo schermo scorreva un thriller d'azione, e l'ho osservata di sottecchi. Sembrava felice, davvero felice. E mi sono chiesto da quanto tempo fosse così brava a mentire. Lunedì pomeriggio Diane mi ha chiamato dal lavoro. La voce era tesa, stressata. Trevor, oggi è successo qualcosa di strano. Le risorse umane hanno convocato me e Craig per incontri separati. Fanno domande sul nostro rapporto di lavoro. Ho mantenuto la voce neutra. Che tipo di domande? Domande personali, se socializziamo fuori dall'ufficio, se abbiamo viaggiato insieme. Sembra che stiano indagando su qualcosa. Ha fatto una pausa. Sai qualcosa? Perché dovrei sapere qualcosa della tua situazione lavorativa? Non lo so. Sembra solo un tempismo strano. La settimana scorsa abbiamo chiuso il più grande affare nella storia dell'azienda. E ora improvvisamente le risorse umane ci stanno addosso per questioni di relazioni sul posto di lavoro. Forse qualcuno si è lamentato di cosa? Craig e io siamo professionali. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Lasciai che la bugia restasse sospesa tra noi per un momento. Sono sicuro che non sia niente. I dipartimenti HR fanno controlli casuali sulle politiche tutto il tempo. Sì, forse. Non sembrava convinta. Ti farò sapere cosa succede. Riattaccò e io rimasi seduto nel mio studio di casa con una cupa soddisfazione. L'indagine era reale ormai. Stavano facendo le domande giuste. Presto avrebbero voluto vedere le prove che avevo fornito. E allora Diane e Craig avrebbero dovuto spiegare le feste in piscina, i baci nel parcheggio e i condomini segreti a Nassau. Nelle 2 settimane successive osservai mia moglie sgretolarsi. Tornava a casa ogni sera stressata, scattava contro Sofia e me per nulla. Passava il tempo al telefono a scrivere a qualcuno, presumibilmente Craig. Aveva smesso di mangiare bene, aveva perso peso, si erano formate occhiaie scure sotto i suoi occhi. Non dissi nulla, non feci nulla, osservavo soltanto, come si osserva un caso di frode che sta per concludersi. Poi arrivò la telefonata che cambiò tutto. Era un giovedì pomeriggio. Stavo rivedendo i conti di un cliente quando squillò il telefono. Numero sconosciuto. Signor Hammond, sono Patricia Brennan di Westfield Logistics. Volevo aggiornarla sulla nostra indagine. La ascolto. Abbiamo confermato le sue accuse. Le prove che ha fornito, unite alla nostra indagine interna, hanno rivelato un modello di violazioni delle politiche, conflitti di interesse e potenziali irregolarità finanziarie. Stiamo licenziando immediatamente il signor Ward, e sua moglie è stata messa in congedo amministrativo in attesa di una decisione sul suo status in azienda. Grazie per avermelo comunicato. C'è un'altra cosa di cui dovrebbe essere a conoscenza. Nel corso dell'indagine abbiamo scoperto che il signor Ward approvava note e spese di sua moglie che includevano
Ha debiti personali, soggiorni in hotel, cene, viaggi non legati al lavoro. L'importo totale finora identificato è di circa $63.000. Siamo tenuti a riferire tutto ai nostri revisori esterni, che potrebbero coinvolgere le autorità. Lo stomaco mi si chiuse. Sapevo del trattamento di favore, ma l'appropriazione indebita era una questione penale. Come influirà questo su Diane? Onestamente, signor Hammond, potrebbe affrontare accuse penali. I nostri avvocati stanno esaminando la questione, ma l'uso improprio di fondi aziendali su questa scala è grave. Volevo prepararla. Dopo aver riattaccato rimasi a lungo in silenzio. Volevo delle conseguenze, ma non avevo mai considerato davvero come sarebbero state. Accuse penali, un record permanente, la distruzione della carriera di Diane. Una parte di me si sentiva soddisfatta. Se l'era meritata con le sue scelte. Ma un'altra parte, più piccola, che cercavo di ignorare, provava qualcosa che poteva essere rimorso. Quella sera Diane tornò a casa alle 4, 2 ore prima del solito. Il viso era a chiazze per il pianto, il trucco rovinato. Lasciò la borsa vicino alla porta e rimase ferma nell'ingresso. Mi hanno licenziata, disse con voce vuota. Hanno licenziato anche Craig. Sanno tutto, Trevor. Tutto. La guardai dalla porta della cucina. Cosa sanno di noi? Dei viaggi? Del condominio? Rise amaramente. Qualcuno ha fornito loro foto di sorveglianza, documenti finanziari, tutto. Sanno che ho avuto una relazione. Capisco. È tutto quello che hai da dire. La sua voce si alzava, diventava stridula. Capisco, Trevor. Ho appena perso il lavoro. La mia carriera è finita, e tu stai lì come se, si fermò, mi fissò. Sei stato tu. Oh mio Dio, sei stato tu. Non confermai né negai, la guardai negli occhi e aspettai. Sei stato tu, disse, con la voce spezzata. Hai distrutto la mia carriera. Sei andato nella mia azienda e hai parlato. Ho documentato prove di cattiva condotta professionale, dissi con calma. Hai distrutto la tua carriera, Diane. Io ho solo fatto in modo che le persone giuste ne fossero a conoscenza. Lei si scagliò contro di me, cercò persino di colpirmi. Le afferrai i polsi e li tenni finché smise di lottare e si lasciò cadere contro di me, singhiozzando. Perché, ansimò? Perché mi hai fatto questo? Perché l'hai fatto tu per prima? Perché ti sei seduta sulle spalle di un altro uomo a una festa in piscina e mi hai umiliato davanti a 50 persone? Perché hai preso soldi dal nostro conto comune per comprare una casa per le vacanze con il tuo capo? Perché mi hai mentito in faccia per mesi mentre costruivi una vita con un altro? Lasciai andare i suoi polsi perché avevo smesso di fingere che tutto andasse bene quando non era così da anni. Diane scivolò a terra, schiena contro il muro, piangendo nelle mani. Rimasi lì a guardarla, senza provare nulla. Nessuna soddisfazione, nessuna rabbia, nessuna tristezza, solo un freddo, vuoto torpore. Chiederò il divorzio, dissi. Il mio avvocato ti contatterà la prossima settimana. Puoi restare qui finché non trovi un altro posto, ma è finita, Diane. È finita da molto tempo. Lei non rispose, continuò a piangere. Salii al piano di sopra nel mio studio e chiusi la porta. Il divorzio si concluse in 6 mesi. Diane cercò di opporsi alla divisione dei beni, ma con le prove documentate del suo uso dei fondi coniugali per una relazione extraconiugale, il mio avvocato demolì le sue richieste. Tenni la casa, la maggior parte dei nostri investimenti e i miei conti pensionistici. Lei ebbe la macchina e abbastanza soldi per ricominciare altrove. Craig Ward dichiarò bancarotta dopo che Westfield lo citò in giudizio per i fondi sottratti. Le sue ex mogli riapparvero chiedendo arretrati per il mantenimento dei figli, ora che era disoccupato. L'ultima volta che ne sentii parlare, lavorava in una concessionaria d'auto in Ohio. La sua carriera da dirigente era finita. Diane si trasferì a Portland con sua sorella.
Trovò lavoro nelle operazioni di una piccola azienda di supply chain, un enorme passo indietro rispetto alla sua posizione di direttrice in Westfield. Ma con il licenziamento sul suo curriculum, fu fortunata a trovare qualcosa nel settore. Provò a mantenere i contatti con Sofia, ma mia figlia la tenne a distanza dopo aver scoperto tutta la verità su quanto era successo. Non capisco come abbia potuto farti questo, disse Sofia una sera a cena, circa un anno dopo che tutto era esploso. Come ha potuto mentirti in faccia ogni giorno? Le persone giustificano qualsiasi cosa quando desiderano qualcosa con abbastanza forza, le dissi. Tua madre voleva eccitazione, attenzione, il brivido di qualcosa di nuovo. Si convinse di meritarselo, che in qualche modo io l'avevo delusa, che la sua felicità contava più dei suoi impegni. La ami ancora? Ho riflettuto molto su questa domanda. Davvero molto. Amo chi pensavo fosse, dissi infine. Ma quella persona non è mai stata reale. La donna che ho sposato era una fantasia che avevo creato. La vera Diane era qualcuno che poteva sedersi sulle spalle di un altro uomo a una festa mentre il marito guardava, qualcuno che poteva rubare dalla propria famiglia per comprare una casa per le vacanze con il suo capo. Qualcuno che poteva guardarmi negli occhi e mentire senza battere ciglio. Scossi la testa. No, non la amo più. Non sono sicuro di averla mai conosciuta abbastanza bene da poterla amare. 2 anni dopo il divorzio, incontrai Jennifer Chen a una conferenza sulle indagini per frode a San Diego. Era un'avvocata della compliance, divertente, brillante e onesta in un modo che sembrava rivoluzionario dopo 18 anni con Diane. Iniziammo a frequentarci lentamente, con cautela, entrambi portando le cicatrici delle nostre relazioni passate. Ma c'era qualcosa di diverso nell'essere con qualcuno che valorizzava l'integrità, che capiva che la fiducia si costruisce sulla verità, non su bugie comode. Ci sposammo la scorsa primavera in una cerimonia intima con solo famiglie e amici stretti. Sofia fu il mio testimone. Quando Jennifer pronunciò i suoi voti, promettendo di essere onesta, anche quando è difficile, soprattutto quando è difficile, ci credetti davvero perché avevo imparato qualcosa di importante dal disastro del mio primo matrimonio. L'amore costruito sulle bugie non è amore. Sono solo 2 persone che fingono di essere qualcosa che non sono, aspettando che la realtà le raggiunga. E quando la realtà arriva, quando la verità lascia la sua inevitabile scia di prove, hai una scelta. Puoi continuare a fingere, accettare le bugie, vivere nella comoda illusione che tutto vada bene. Oppure puoi fare come ho fatto io. Puoi prendere il telefono, iniziare a registrare e documentare esattamente ciò con cui hai a che fare. Puoi raccogliere prove, costruire il tuo caso e presentare la verità a chi ha il potere di agire. La verità non si cura dei tuoi sentimenti. Non si cura del tuo comfort o del tuo desiderio di evitare conflitti. La verità è solo fredda, chiara e innegabile. E a volte la cosa più amorevole che puoi fare per te stesso è smettere di scappare dalla verità e iniziare a viverla, per quanto dolorosa possa essere. Mi chiamo Trevor Hammond. Sono un contabile forense e ho imparato che le stesse competenze che uso per scoprire frodi finanziarie possono smascherare le bugie nella tua stessa casa. Le prove sono sempre state lì, proprio davanti a me. Dovevo solo essere disposto a vederle. E una volta viste, una volta accettato davvero ciò che stavo guardando, c'era una sola scelta da fare. Documentare tutto e lasciare che le conseguenze cadessero dove dovevano cadere. Non su di me, non su mia figlia, ma su chi se le era meritate con le proprie scelte. Non è vendetta. È solo contabilità, assicurarsi che ognuno paghi ciò che deve. E credetemi, Diane e Craig hanno pagato fino all'ultimo centesimo. Se questa storia ti ha toccato profondamente, per favore clicca il pulsante mi piace e condividila con qualcuno che potrebbe aver bisogno di ascoltarla. Lascia un commento qui sotto condividendo i tuoi pensieri o le tue esperienze personali, li leggo tutti. E non dimenticare di iscriverti per altre storie vere di persone che stanno attraversando i momenti più difficili della loro vita. Grazie per aver guardato e io ti vedrò nel prossimo episodio. Ted.